Benvenuti nel video dedicato alla creazione della manica a due pezzi o come viene chiamata spesso a uomo. È la manica classica delle giacche o dei cappotti o dei blazer. Come esempio prendo un corpetto con le riprese di tipo B, clicco su Crea nuovo progetto per il sottotipo selezionato, mi si apre questa finestrella che mi chiede: vuoi usare la creazione guidata per questo nuovo progetto del sottotipo selezionato? Clicco sul sì. Mi porta all'interno del configuratore presente in TTCAD L3. La pagina che mi trovo di fronte è la pagina misure. Prima di creare la manica, una cosa che bisognerebbe, fare nella maggior parte dei casi, quando si crea una manica per una giacca, un cappotto, è quello di andare a modificare l'incavo, abbassare l'incavo del davanti e del dietro, perché se lo lasciate così come ve lo crea in origine, l'incavo è molto asciutto. Entro qui dove c'è scritto modifica incavo, clicco, vi ricordo che c'è un video dedicato alla modifica dell'incavo. Trovo il modello del davanti e del dietro. Questi centimetri che vedo con questo simbolo davanti stanno a indicare i centimetri della curva dal punto F al punto G. E uguale è per il dietro, mi stanno a indicare la curva dal punto C al punto D. Qui dove c'è scritto valore abbassamento incavo inserisco 5 centimetri perché voglio realizzare una giacca sapendo che sotto va messo un maglione o comunque qualcosa di che crea volume, spessore. Faccio applica. Ora vado a creare la mia manica. L'icona per creare la manica è questa dove c'è scritto applica manica. Clicco, mi porta all'interno della pagina che mi dà la possibilità di creare questa manica. Di default c'è scritto nessuna manica. Qui ho la manica a giro, vi ricordo che c'è già un video dedicato a questa manica e qui ho manica tipo uomo due pezzi. La vado a selezionare, il programma mi crea già la manica. Qui ho misure maniche, lunghezza manica e circonferenza manica. Vi ricordo che questo tipo di manica, per quanto riguarda la lunghezza, bisogna inserire la lunghezza del proprio braccio, cioè la manica deve essere una manica lunga che arriva al polso, non può essere una manica a tre quarti, perché se volessi creare una manica di questo tipo, però più corta, non devo inserire qui la misura più corta, tipo 45 centimetri, ma devo fare un'altra cosa, perché altrimenti non me la crea correttamente con i punti del gomito. Ho anche la possibilità di personalizzare questa manica. Qui dove c'è scritto personalizza ultima manica applicata, clicco, si abilita questo bottone, vai a personalizzare la manica, clicco, mi porta all'interno della pagina manica tipo uomo due pezzi. Qui vedo la manica A e la manica B. Questo è il sopramanica e questo è il sottomanica. Il programma crea la manica, il giro della manica, uguale alla somma degli incavi, perciò il giro manica non è più ampio. Se io volessi che il colmo manica avesse più morbidezza, qui dove c'è scritto extra lunghezza giro manica, inserisco i centimetri che desidero dare in più. Ad esempio, mettiamo 3 centimetri. Vado qui in alto e clicco su applica a manica selezionata in lista. Il programma mi modifica il giro, compaiono questi simboli che stanno a indicare che la manica per essere applicata alla giacca bisogna utilizzare il punto filza per riuscire a inserirla, perché abbiamo una misura diversa rispetto alla somma degli incavi, è maggiore. Faccio vedere che si vedono anche degli altri simboli, questa lineetta blu, questo quadratino con la croce e queste due lineette blu. Questi simboli li trovo anche sul mio incavo, una lineetta singola che si riferisce a questa, quindi mi aiuta quando devo confezionare la manica. Le due lineette poi andranno unite in questo punto con l'incavo del dietro e questo cerchio con la croce va poi posizionato in questo punto sull'incavo del davanti.
Quindi anche per la confezione è molto semplice andare a mettere assieme la manica con il corpetto. Ho anche un'altra possibilità. Qui portiamo a 0, faccio applica. Se io volessi costruire una manica con un'arricciatura sul colmo manica molto importante, voglio proprio che sia arricciata, qui dove c'è scritto extra lunghezza arricciatura, inserisco ad esempio 6 centimetri, faccio applica, mi modifica completamente la manica. Poi ho anche la possibilità, mettiamo, se volessi solamente alzare il colmo manica, perché ad esempio voglio inserirci sotto una spallina, qui dove c'è scritto extra altezza punto A, ad esempio inserisco 1 centimetro, faccio applica, mi ha alzato di 1 centimetro il colmo manica. Portiamo di nuovo tutto a 0. Ritorno nel configuratore chiudendo qui in alto, vado a crea progetto, vedo il corpetto del davanti e del dietro e la manica, questo è il sopramanica e questo è il sottomanica. Se io lo volessi accorciare, ad esempio di 6-7 centimetri, ho due modi: o la stampo direttamente così e poi sulla carta mi creo una parallela dei centimetri che desidero e taglio, oppure entro in apri progetto, dove ho la possibilità di andare direttamente a stampare il modello, in gestione parti. Qui trovo manica A e manica B. Vado a selezionare la manica A, clicco su modifica forma, devo selezionare la linea CD e vado qui dove c'è scritto punto di accorcia con il meno, ad esempio lo voglio accorciare di 7 centimetri, clicco per 7 volte il doppio meno, qui il primo numero che vedo è il numero dei centimetri di accorciamento, vado a selezionare GF, dove ho la lettera F faccio la stessa cosa, accorcio di 7 centimetri, poi seleziono o da una parte o dall'altra è uguale, mi interessa avere la lettera E qui invece con la croce vado verso l'alto, uso il doppio più e anche qui l'accorcio di 7 centimetri. Scusate, questa non l'avevo accorciata di 7. Ok, in questo modo posso portare la lunghezza della manica che desidero. Devo fare la stessa identica cosa per la manica di tipo B. Vado in modifica forma, seleziono la linea CD, qui in alto dove c'è accorcia e allunga, accorcio con il doppio meno di 7 centimetri, lo vedo qui, vedo anche qua a distanza 7 centimetri, seleziono GF e qui dove c'è scritto accorcia e allunga salgo di 7 centimetri, poi seleziono EF e la lettera è sempre con la croce, il doppio più verso l'alto. Ecco qui che ho ottenuto la mia manica più corta di 7 centimetri. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!